Siamo di nuovo con Luca Torelli di LT Custom che ci presenta oggi la pistola Kentucky che ha riprodotto con alcune particolarità. Parlaci un po' dell'origine di quest'arma e della tua riproduzione specifica. Sì, abbiamo deciso appunto di riprodurre quest'arma perché è un'arma famosissima della frontiera americana, comunque, quindi dei coloni della metà del XVIII secolo. È un'arma che deriva da pistole e comunque di armi inglesi, poi state adattate dai coloni per le esigenze del territorio, quindi adattate per essere usate a caccia soprattutto. Quindi pistole e carabine come questa venivano usate a caccia e poi sono state usate con grande successo anche in battaglia nella rivoluzione americana. Quindi è un'arma diciamo polivalente, molto ben documentata. Sì. Qui però ci mostri una riproduzione abbastanza particolare. Sì, un po' particolare perché abbiamo deciso innanzitutto di fare una canna ottagonale perché le Kentucky erano sia canna ottagonale per tutta la sua lunghezza sia metà ottagonale e metà tonda, quindi questo abbiamo deciso di farlo ottagonale per una continuità delle linee che è anche più fine. La canna è abbellita da intarsi in oro e il calibro è un calibro 50 liscio. Abbiamo deciso di fare questo calibro perché diciamo che è uno dei calibri più utilizzati su queste armi e il fatto che sia liscio è anche diciamo una comodità per poter usare le cartucce di carta, perché con la canna rigata era più difficoltoso, quindi sì. Anche sia in battaglia che per la caccia comunque è un'arma molto anche veloce da ricaricare. L'impugnatura è stata fatta in acero tigrato perché è un legno insieme al noce, è un legno tipico degli Stati Uniti, insomma dell'America del Nord. Quindi un legno che tu importi sì, direttamente sì, da... perché proprio esiste solo là. Sì. Poi è stato impreziosito da intarsi in osso di bufalo perché vari modelli che venivano scambiati o venduti agli indiani, gli indiani diciamo, abbellivano queste cose con l'osso di bufalo che era appunto cacciato da loro. E però ricordiamo sempre che le armi prodotte da LT Custom sono tutte omologate. Certo, sono tutte perfettamente funzionanti e testate al Banco Nazionale di Prova che ne certifica la qualità e il funzionamento, e quindi si possono utilizzare sia al poligono che in ambito di rievocazione storica o a caccia. In tutta sicurezza, perché ricordiamo che questo con le armi da fuoco è sempre molto importante. Certo. Bene, ringraziamo Luca Torelli e passiamo adesso ai protagonisti della ricostruzione. Oggi vi presentiamo Pedro Bondanini, un rievocatore un po' particolare perché si occupa di ricostruire le culture native americane. Sono di origine nativa americana, come si può vedere, però mi hanno adottato a 8 mesi di vita, praticamente vivo da sempre qua. Però fin da piccolo avevo la passione, cioè fin da piccolo ero boschi, archi, frecce. Mio padre diceva che Indios mi aveva trovato e Indios rimanevo. Aveva ragione. E ho provato a ricostruire le popolazioni del Nuovo Mondo e riproporle qua in Italia. Questo è il mio progetto. In questo caso stai presentando un nativo del nord-est americano alla fine del Settecento. C'è nel tuo equipaggiamento un mix di oggetti tipicamente nativi, ma anche molti oggetti già europei, insomma, di origine europea o comunque. I commerci erano tanti, in particolare per le pellicce. Gli indiani, i nativi americani davano le pellicce e in cambio volevano i fucili. Il fucile era il must di quei tempi, tutti dovevano avere un fucile. Però avevano anche armi come il War Club, che erano mazze native americane, erano mazze che erano con varie forme, ma erano sviluppate, erano presenti in tutte le parti dell'America, dal Sud America, dalla Terra del Fuoco, fino su al popolo dei totem del nord del Canada. È l'arma tipica delle popolazioni native americane, una mazza linea. E la vediamo accompagnata al moschetto Charleville di origini francesi, che testimonia proprio questo connubio tra oggetti di origine europea e oggetti nativi, quindi una miscela culturale improntata alla praticità e all'efficienza. Sì, bisognava essere pratici. Il nativo americano si armava con quello che la tecnologia offriva, il migliore armamento che offriva la tecnologia. Vi presentiamo Dario Pedrazzini che rievoca in questo momento la figura di un fante leggero dell'esercito britannico nel periodo della guerra di indipendenza americana.
Parlaci un po' di questa figura di fante leggero che evidentemente è equipaggiato in un modo tradizionale ma con alcune differenze. Nelle guerre nordamericane la fanteria leggera per la prima volta assume un'importanza centrale proprio perché deve combattere contro gli americani che hanno un modo di combattere molto diverso rispetto a quello che si usava in Europa. Quindi anche l'equipaggiamento subisce delle modifiche, di conseguenza la fanteria leggera non combatteva più con la giacca con le code lunga, con tutti gli alamari, perché nel combattimento della natura selvaggia e anche quando si andava a combattere per esempio in Georgia dove il clima è quasi subtropicale, la giacca doppiata di panno non era adatta, quindi loro per riuscire a contrastare gli americani avevano fatto queste modifiche che erano adatte ad essere più leggeri e più mobili. Possiamo dire che questa è una versione semplificata dell'uniforme europea, no? In cui anziché avere la classica uniforme hanno utilizzato questa giacca più semplice che è un uniforme da fatica. Sì. Sostanzialmente l'uniforme, la giacca da fatica viene definita giacca corta e che ha la caratteristica proprio di non avere nessun tipo di decorazione, proprio per avere la massima praticità, al contrario di quello che succedeva in Europa. Parlaci brevemente anche del resto dell'equipaggiamento che vediamo piuttosto articolato. Sì, allora innanzitutto chiaramente soprattutto la fanteria leggera che si doveva muovere molto velocemente aveva sempre con sé la coperta perché dovevano essere in grado di potersi accampare in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. Dovevano essere in grado di magari inseguire gli americani e vedere dove erano posizionati, quindi fare anche da esploratori. Poi generalmente molto spesso non avevano un vero e proprio zaino, ma tendevano a portare tutto quanto qui nel tascapanni, che era molto più grande, anche perché è molto più comodo avere le cose subito a portata di mano se uno deve prendere le cartucce, se uno deve prendere altri oggetti, invece che sullo zaino portato a tracolla, che quindi diciamo era più tipico dell'equipaggiamento della fanteria di linea normale. Quindi un equipaggiamento completo ma pratico. Vediamo che hai anche la borraccia, ovviamente indispensabile per poter... Sì, la borraccia in tutti gli eserciti era ovviamente indispensabile, ma soprattutto in America dove c'erano delle distanze grandissime, per cui non è che uno poteva aspettare le salmerie, aveva bisogno sempre di avere con sé tutto quello che gli serviva. Di muoversi in autonomia, quindi una guerra molto più mobile e molto più dinamica. E naturalmente completerà l'equipaggiamento la giberna con... Qui c'è la giberna che appunto era, come sappiamo, dove venivano contenuti i colpi. Il fucile era tipico per gli inglesi, il fucile Brown Bess, aveva un calibro che era maggiore rispetto a quello usato dagli americani che usavano il fucile francese. Questo ha un calibro un po' più grande, è più pesante, e gli inglesi spesso che cosa facevano? Tendevano a caricare il fucile non con una palla unica, ma a volte mettevano una palla e altre 3 palle più piccole per usare, diciamo, l'effetto a mitraglia. Quindi sparavano e tendevano per cercare di colpire più cose possibili. Per compensare un po' l'imprecisione del tiro, con una rosa del tiro dovuta al fatto che a questo tempo i militari usavano fucili non rigati. Quindi è chiaro che non avendo una precisione perfetta cercavano di compensare con più colpi. Ringraziamo quindi Dario Pedrazzini per questa bella ricostruzione e ringraziamo LT Custom che ci ha messo a disposizione questa riproduzione del moschetto britannico Brown Bess, riproduzione prodotta dalla ditta Pedersoli, di cui LT Custom è rivenditore e riparatore autorizzato.